Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 24 della nostra serie Quiz Patente B. In questo video affronteremo altre 30 domande, ognuna seguita dalla risposta corretta e da una spiegazione semplice e chiara per aiutarvi a comprendere meglio ogni argomento. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete il video e scrivete un commento. Restate con noi fino alla fine e mettetevi davvero alla prova. Iniziamo subito. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio in figura, il veicolo A deve attendere il transito del veicolo F. Falso. Nell'incrocio rappresentato non compaiono segnali che modifichino la precedenza, quindi si applica la regola generale della precedenza a destra. Osservando le traiettorie, il veicolo H è il primo a poter passare perché non ha veicoli alla propria destra. Dopo il transito di H, il veicolo A si trova con la destra libera e può attraversare l'incrocio. Solo successivamente può passare il veicolo F, che inizialmente deve invece attendere A. Il veicolo L passa per ultimo. L'ordine corretto di attraversamento è quindi H, A, F, L. Di conseguenza, il veicolo A non deve attendere il veicolo F. Il segnale raffigurato consente la sosta agli scuolabus. Falso. Il segnale indica un'eccezione al divieto di sosta riservata esclusivamente ai veicoli al servizio di persone con disabilità munite dell'apposito contrassegno. Il simbolo del parcheggio, insieme al simbolo della persona con disabilità, precisa che quello spazio può essere utilizzato soltanto da questa particolare categoria di veicoli. Gli scuolabus non rientrano tra i veicoli autorizzati da questo segnale, e quindi non possono sostarvi solo perché destinati al trasporto di studenti. Il segnale raffigurato preannuncia che bisogna proseguire diritto. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo chiamato altri pericoli. La sua forma triangolare con bordo rosso non impone una direzione da seguire, ma avvisa della presenza di un pericolo non rappresentato da altri segnali specifici. In presenza di questo segnale, il conducente deve aumentare l'attenzione, tenersi pronto a rallentare e adattare la guida alla situazione della strada. Spesso il segnale è accompagnato da un pannello integrativo che precisa quale sia il pericolo da attendersi. L'ordine di proseguire diritto appartiene invece a un'altra categoria di segnali, cioè i segnali di obbligo, che hanno forma diversa e funzione diversa. Nelle curve percorse a forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la rumorosità del veicolo. Vero. Quando una curva viene affrontata a velocità elevata, gli pneumatici non rotolano in modo perfettamente regolare, ma tendono a strisciare sul fondo stradale. Questo fenomeno aumenta l'attrito tra gomma e carreggiata e provoca un incremento del rumore prodotto dal veicolo. Una guida corretta richiede quindi di moderare la velocità prima della curva, sia per mantenere una migliore aderenza, sia per ridurre la rumorosità e viaggiare in condizioni più sicure. Se si attraversa ad alta velocità un incrocio in cui si ha precedenza, in caso di incidente la responsabilità sarà solo del conducente del veicolo proveniente dalla strada senza diritto di precedenza. Falso. Il diritto di precedenza non autorizza ad attraversare un incrocio senza prudenza. Anche chi ha la precedenza deve avvicinarsi all'incrocio con velocità adeguata, mantenere il controllo del veicolo ed essere pronto a rallentare o a fermarsi se la situazione lo richiede. Se l'incrocio viene impegnato a velocità troppo elevata e si verifica un incidente, non è corretto attribuire automaticamente tutta la responsabilità all'altro conducente. L'eccessiva velocità può infatti avere contribuito al sinistro, perché riduce il tempo di reazione, aumenta lo spazio necessario per arrestarsi e rende più difficile evitare l'urto. In una situazione del genere, può quindi emergere anche una responsabilità di chi, pur avendo la precedenza, non ha regolato la velocità in modo sicuro. In presenza del segnale raffigurato, un'autovettura può sorpassare un ciclomotore. Vero. Il segnale raffigurato è il divieto di sorpasso. Questo segnale vieta di sorpassare i veicoli a motore, ma consente il sorpasso dei ciclomotori e dei motocicli. Per questo motivo, un'autovettura può sorpassare un ciclomotore anche in presenza di tale segnale.
Resta comunque necessario che la manovra sia eseguita in condizioni di piena sicurezza, con adeguata visibilità, senza creare pericolo o intralcio e nel rispetto dell'eventuale segnaletica orizzontale presente sulla strada. Il segnale raffigurato indica la distanza dall'incrocio in cui dobbiamo dare precedenza. Vero. Il segnale raffigurato è il preavviso di dare precedenza con pannello integrativo di distanza. Indica che a 320 metri si trova l'incrocio o il punto di immissione nel quale il conducente dovrà dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada con diritto di precedenza. Non impone di fermarsi nel punto in cui è collocato il segnale, ma avvisa in anticipo della prescrizione che dovrà essere rispettata più avanti, consentendo di ridurre la velocità e di prepararsi a dare precedenza, se necessario, sia ai veicoli provenienti da destra sia a quelli provenienti da sinistra. La doppia striscia continua in figura non può essere superata. Vero. La doppia striscia continua è un segnale orizzontale che separa i sensi di marcia o delimita corsie che non possono essere invase. Il conducente non può oltrepassarla né con tutto il veicolo né con una parte di esso, perché rappresenta un limite invalicabile. Questo significa che non è consentito portarsi sulla parte opposta della carreggiata, né effettuare manovre come l'inversione del senso di marcia o la svolta a sinistra attraversando la linea. Il sorpasso può essere eseguito soltanto restando interamente nella propria corsia, quando la larghezza della carreggiata e le altre condizioni della circolazione lo permettono. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità a luce abbagliante per segnalare al veicolo che precede, sia di giorno che di notte, l'intenzione di sorpassare. Vero. L'uso intermittente dei proiettori di profondità è ammesso per avvisare il veicolo che precede dell'intenzione di sorpassare. Questo impiego è consentito durante la circolazione diurna e notturna e può essere effettuato anche nei centri abitati. Si tratta di un segnale luminoso breve, utile a richiamare l'attenzione di chi precede, ma non elimina l'obbligo di eseguire il sorpasso solo quando la manovra è realmente sicura. Restano quindi indispensabili la verifica della visibilità, dello spazio disponibile, della segnaletica presente e dell'assenza di pericolo per gli altri utenti della strada. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se si viaggia con le luci anabbaglianti sempre accese. Falso. Viaggiare in autostrada con le luci anabbaglianti accese non costituisce una causa di incidente durante il sorpasso. L'accensione di queste luci serve a rendere il veicolo più visibile agli altri utenti della strada e rientra nelle normali regole di circolazione fuori dai centri abitati. Il pericolo, durante il sorpasso in autostrada, nasce invece da comportamenti scorretti, come la distanza di sicurezza insufficiente, la scarsa attenzione ai veicoli che sopraggiungono, il permanere troppo a lungo nella corsia di sorpasso, l'accodarsi troppo da vicino a un veicolo che sta già sorpassando o l'effetto di un forte vento laterale. Sui motocicli è possibile trasportare un passeggero solo se quest'ultimo è maggiorenne. Falso. Sui motocicli non è richiesto che il passeggero sia maggiorenne. Può essere trasportato anche un minorenne, purché il veicolo sia predisposto al trasporto del passeggero e la persona trasportata sia seduta in modo stabile ed equilibrato, nella posizione prevista dal veicolo. Il limite importante riguarda invece l'età minima. Non possono essere trasportati bambini con meno di 5 anni. Conta quindi la sicurezza del trasporto, non il fatto che il passeggero abbia già compiuto 18 anni. L'ABS non si attiva se gli pneumatici sono usurati. Falso. L'ABS entra in funzione quando, durante la frenata, una o più ruote stanno per bloccarsi. Il sistema modula automaticamente la pressione frenante, impedisce il bloccaggio delle ruote e aiuta a mantenere stabilità e direzionalità del veicolo. L'usura degli pneumatici non impedisce l'intervento dell'ABS, che continua ad agire anche con gomme consumate. Rimane però un aspetto essenziale. Pneumatici usurati offrono meno aderenza e possono rendere la frenata meno efficace, aumentando lo spazio necessario per arrestare il veicolo. L'ABS quindi continua a funzionare, ma non può annullare gli effetti negativi di pneumatici in cattivo stato.
Il segnale raffigurato non consente la svolta a destra. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo che indica le direzioni consentite diritto e sinistra. Il conducente arrivato all'intersezione può quindi scegliere soltanto fra due manovre: proseguire diritto oppure svoltare a sinistra. La svolta a destra non è ammessa, perché non rientra tra le direzioni indicate dalle frecce bianche sul fondo blu. Questo segnale viene collocato in prossimità di un incrocio per disciplinare in modo chiaro i movimenti consentiti e per indirizzare la circolazione in modo ordinato e sicuro. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione se il veicolo ne è provvisto. Vero. Sui tratti ghiacciati, l'aderenza tra pneumatici e fondo stradale diminuisce in modo marcato. Quando il veicolo è dotato di doppia trazione, il suo inserimento può migliorare la motricità e rendere più regolare l'avanzamento, specialmente nelle partenze, nelle salite e nei passaggi più scivolosi. Questa soluzione non elimina però il rischio di perdita di controllo. Restano comunque necessari velocità moderata, manovre molto dolci, aumento della distanza di sicurezza e particolare attenzione nelle zone in ombra, dove il ghiaccio può essere meno visibile. Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia. Vero. Lo spazio di frenatura è lo spazio percorso dal veicolo dal momento in cui inizia la frenata fino all'arresto completo. A parità di aderenza, stato degli pneumatici, efficienza dei freni e condizioni della strada, questo spazio cresce in misura molto più che proporzionale rispetto alla velocità. Se la velocità raddoppia, lo spazio di frenatura diventa 4 volte maggiore. È quindi un errore pensare che, raddoppiando la velocità, lo spazio necessario per fermarsi raddoppi soltanto. Questa relazione spiega perché anche aumenti apparentemente modesti della velocità rendano la frenata molto più lunga e aumentino il rischio di incidente. Con la patente di categoria A1 si possono condurre i motocicli, con o senza carrozzetta, di cilindrata fino a 125 cm3, potenza non superiore a 11 kW e rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW su chilogrammo. Vero. La patente A1 abilita alla guida di motocicli, con o senza carrozzetta, che rispettano contemporaneamente 3 limiti precisi: cilindrata massima di 125 cm3, potenza massima di 11 kW e rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW per chilogrammo. Non è sufficiente che il veicolo rispetti solo uno o due di questi requisiti, perché devono essere presenti tutti insieme. Per questo motivo l'affermazione è corretta. La stessa categoria consente anche la guida di tricicli di potenza non superiore a 15 kW e dei veicoli della categoria AM. Il segnale raffigurato preannuncia un ponte. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di pericolo d'osso. Indica la presenza, più avanti, di una variazione convessa della strada, cioè un tratto in cui il profilo stradale sale e poi scende, con possibile riduzione della visibilità. In sua presenza il conducente deve moderare la velocità e prestare particolare attenzione, perché oltre il dosso potrebbero non essere immediatamente visibili veicoli, ostacoli o altri utenti della strada. Non segnala quindi un ponte, ma un'alterazione altimetrica della carreggiata che richiede prudenza. In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio dare la precedenza a sinistra solo ai tram e ai veicoli in servizio di emergenza. Falso. Il segnale raffigurato è il segnale di dare precedenza. Impone di rallentare e di dare la precedenza a tutti i veicoli che circolano sulla strada nella quale ci si sta per immettere o che si sta per attraversare, quindi ai veicoli provenienti sia da destra sia da sinistra. Non riguarda soltanto i tram e i veicoli in servizio di emergenza. Questi ultimi possono godere di particolari diritti di precedenza quando utilizzano i dispositivi di segnalazione prescritti, ma il significato del segnale resta generale e obbliga comunque a rispettare l'intera corrente di traffico della strada con precedenza. In presenza di questo segnale, non è sempre obbligatorio fermarsi,
ma è necessario farlo quando occorre per lasciar passare i veicoli aventi diritto. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. falso, Il segnale raffigurato appartiene ai segnali di obbligo e indica il passaggio obbligatorio a sinistra. Impone quindi di transitare a sinistra di un ostacolo, di un'isola di traffico, di uno spartitraffico o di un cantiere, lasciando l'ostacolo sulla destra del veicolo. Non fornisce una semplice informazione utile alla guida, ma prescrive un comportamento preciso e obbligatorio. Per questo non rientra nei segnali di indicazione. La luce gialla fissa consente in ogni caso di proseguire impegnando l'incrocio. falso, La luce gialla fissa non consente di entrare nell'incrocio in qualunque situazione. Essa preannuncia l'arresto e impone di fermarsi prima della striscia di arresto, o, se questa manca, prima di impegnare l'area dell'intersezione. Il transito è ammesso soltanto quando il veicolo, al momento dell'accensione del giallo, si trova così vicino al punto di arresto da non potersi fermare in condizioni di sufficiente sicurezza. In tale situazione il conducente deve liberare l'incrocio rapidamente ma sempre con prudenza. Il segnale raffigurato indica a sinistra la velocità consigliata. falso, Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione di progressiva distanziometrica su autostrada. Il numero 54, inserito nel riquadro bianco a sinistra, non indica una velocità consigliata, ma la progressiva chilometrica dell'autostrada, cioè il punto della strada in cui ci si trova rispetto all'origine del tracciato. La parte verde a destra, con la scritta Piacenza 4, indica invece che l'uscita per Piacenza si trova a 4 km. La velocità consigliata è rappresentata con un segnale diverso, specificamente destinato a suggerire una velocità opportuna in particolari condizioni del percorso. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, i veicoli transitano nell'ordine L, E, N, R. vero, Nell'incrocio non sono presenti segnali che modificano la precedenza, quindi si applica la regola generale della precedenza a destra. Il primo veicolo a transitare è L, perché non ha veicoli che impegnano la sua destra. Dopo il passaggio di L, può transitare E, che a quel punto ha la destra libera. Successivamente passa N, perché non deve più attendere E. Per ultimo transita R. È importante osservare che il filobus non gode di una precedenza particolare in un normale incrocio. La precedenza speciale riguarda i veicoli su rotaia, mentre qui si applicano le regole ordinarie della precedenza. L'ordine corretto è quindi L, E, N, R. Le cinture di sicurezza richiedono un periodico controllo del loro stato di usura e di efficienza. vero, Le cinture di sicurezza devono essere mantenute in buono stato e funzionare correttamente. Per questo è necessario controllare periodicamente che il nastro non presenti tagli, sfilacciamenti o segni di usura, che la fibbia si agganci e si sganci bene, e che il meccanismo di riavvolgimento lavori con regolarità. Una cintura danneggiata o poco efficiente può proteggere meno in caso di frenata brusca o incidente, riducendo l'efficacia del sistema di ritenuta per conducente e passeggeri. Il controllo periodico serve quindi a garantire sicurezza ed efficienza durante la circolazione. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, si deve versarvi sopra acqua calda, per fermare il sanguinamento. falso, Su una ferita sanguinante non si versa acqua calda. Il calore non è il rimedio corretto per arrestare un'emorragia e non rappresenta una manovra di primo soccorso appropriata. In caso di sanguinamento occorre invece comprimere direttamente la ferita con garze sterili o, in mancanza, con un panno il più possibile pulito, mantenendo una pressione costante. Se l'emorragia è importante, è necessario allertare subito i soccorsi. Quando la ferita riguarda un arto, può essere utile mantenerlo sollevato, se ciò è possibile senza provocare ulteriori danni. Nelle zone nelle quali gli spazi di sosta sono delimitati da segnaletica orizzontale, il conducente può sistemare il proprio veicolo anche fuori dall'apposito spazio, stallo, ad esso destinato, a condizione che la sosta sia di brevissima durata. falso,
Quando gli spazi di sosta sono delimitati dalle apposite strisce, il veicolo deve essere collocato interamente entro lo stallo assegnato, senza occupare o invadere quelli vicini. La brevissima durata non consente di derogare a questa regola, perché la segnaletica orizzontale disciplina in modo preciso il corretto posizionamento dei veicoli in sosta. Lasciare il veicolo anche solo parzialmente fuori dallo stallo può creare intralcio, ridurre lo spazio disponibile per gli altri utenti e rendere irregolare la sosta. Il segnale raffigurato indica la fine della zona destinata al parcheggio. Falso. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio con pannello integrativo a doppia freccia orizzontale. Questo pannello segnala che la prescrizione vale sia nel tratto che precede il segnale, sia nel tratto che lo segue. In pratica, il cartello è collocato all'interno della zona destinata al parcheggio e ne indica la continuazione nei due sensi lungo la strada. Non segnala quindi la fine dell'area di sosta, ma la sua presenza anche prima e dopo il punto in cui il segnale è installato. Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale. Vero. Il segnale raffigurato è un segnale temporaneo di direzione consigliata agli autocarri. Indica agli autocarri e, più in generale, ai veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate la direzione consigliata da seguire, in questo caso verso destra. Viene utilizzato in presenza di lavori stradali e si colloca normalmente nelle vicinanze di un incrocio oppure nel punto in cui deve essere effettuata la deviazione per evitare il tratto interessato dal cantiere. Non impone un obbligo a tutti i veicoli, ma fornisce un'indicazione specifica per la categoria di veicoli rappresentata nel pannello. In presenza del segnale dare precedenza, se occorre arrestarsi, bisogna che ciò avvenga in corrispondenza della striscia trasversale, formata da una serie di triangoli bianchi. Vero. La striscia trasversale, formata da una serie di triangoli bianchi, indica il punto esatto in cui il conducente deve fermarsi, quando è necessario dare precedenza ai veicoli che circolano sulla strada con diritto di precedenza. In presenza del segnale dare precedenza non vi è un obbligo di arresto in ogni caso, ma vi è l'obbligo di rallentare, valutare la situazione e fermarsi se il traffico lo richiede. Quando l'arresto è necessario, esso deve avvenire proprio in corrispondenza di quella linea di triangoli, perché essa delimita il limite da non oltrepassare prima di essersi assicurati di poter proseguire senza pericolo. Questa segnaletica orizzontale serve quindi a rendere chiaro il punto corretto di arresto e a garantire maggiore sicurezza all'incrocio. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni arrecati dai conducenti minorenni. Falso. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada non interviene perché il conducente responsabile è minorenne. Il suo intervento è legato ad altre situazioni, come i sinistri causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario, oppure assicurati con imprese in liquidazione coatta. L'età del conducente non è quindi il criterio che fa nascere il diritto a risarcimento da parte del fondo. Se il responsabile è minorenne, il risarcimento segue le normali regole della responsabilità civile e della copertura assicurativa eventualmente esistente. Una zona a traffico limitato è delimitata da appositi segnali stradali di inizio e di fine. Vero. La zona a traffico limitato è un'area nella quale l'accesso e la circolazione non sono liberi per tutti i veicoli, ma possono essere riservati soltanto a determinate categorie, oppure consentiti solo in particolari giorni o fasce orarie. Per rendere chiaro dove questa disciplina comincia e dove termina, la zona viene segnalata con appositi cartelli di inizio e di fine. Chi entra in quell'area deve quindi verificare con attenzione eventuali limitazioni, deroghe, orari di validità e categorie autorizzate, perché all'interno della zona la circolazione segue regole diverse rispetto alla viabilità ordinaria. L'episodio 24 si conclude qui. Spero che questa simulazione vi abbia aiutato ad allenarvi con più sicurezza e a chiarire eventuali dubbi. Fatemi sapere nei commenti quanti errori avete fatto. Se questo video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividetelo. Ci vediamo nel prossimo episodio.